partiamo dalla fine, i tifosi, la curva che inneggiava il coro, vinceremo, vinceremo. Mani, vieni qua, vieni a cantare insieme a me, vieni a cantare insieme a me. Stasera, tra l'altro, Mastro Mino è andato a letto presto, come si diceva in cielo una volta in America, sono andato a letto presto, stasera Mastro Mino, sì, ha sbandierato bandiera bianca, perché questa è una vittoria. Non parlerei solo della vittoria di stasera, delle ultime 3 gare dell'Inter e del momento complicato che precedeva queste gare, cioè il pari con la Fiorentina, il pari con l'Atalanta, la sconfitta nel derby, c'è stata la pausa nazionale, l'eliminazione dal mondiale, quindi alcuni interisti italiani che sono finiti nel vortice. Se è il momento decisivo ti puoi squagliare, può finire male. Tanti tifosi infatti impanicati, perché comunque vedevi una squadra che non rispondeva, vedevi delle prestazioni non all'altezza. Roma 3 punti, 5 gol. Como 3 punti, 4 gol, e stasera altri 3 punti con 3 gol. Momento decisivo, macchina da gol, prestazioni, e questo fa, poi possiamo fare tutte le chiacchiere di questo momento. Quando si sente il peso è lì che devi uscire fuori. E questo poi me lo vado a collegare nella seconda parte di video, dove voglio parlare anche un po' del come, e quindi della corsa Champions, perché questo messaggio di cui mi faccio tra virgolette portavoce, appunto, no? Lo possiamo traslare al Como col rovescio della medaglia. Momento decisivo per Dipu, ma ci arriviamo. Prima, come al solito, se volete spolliciate, signori miei, per soddisfare l'amico algoritmo. Sì, perché come al solito ha bisogno sempre di essere un po' incentivato, se no si arrabbia. Se volete iscrivetevi, vi ringrazio perché tantissimi di voi, non so se stasera riesco a mettere qui in grafica, no? Il fatto che visualizzate, tanti visualizzano il video ma non sono iscritti, la percentuale è altissima, cerchiamo di abbassarle, quindi mi raccomando, pigiate sul tasto iscrivetevi. Chiedo scusa, non riesco nemmeno forse spesso a guardare la telecamera, c'ho un mal di testa clamoroso, chiedo scusa anzitempo, e niente, non attivate la campanella, grazie per il supporto. Momento decisivo, vinceremo il 3 gol. Manina, vieni qua, mi dai fastidio dietro te, vieni qua, vieni a festeggiare, se è il momento di... non è ufficiale, però è come se lo sentissimo nostro questo scudetto. Niente. Solo in questo momento, ma non sono solo, sono insieme a voi che sicuramente mi starete ascoltando. Voglio sperare, se uno apre il video, penso che mi stia ad ascoltare, me lo auguro per lo meno. Parlavo prima del momento decisivo, di come sono usciti fuori alcuni giocatori importanti. Voglio citare Thuram, uno di quelli per cui, per esempio, io sono stato molto arrabbiato con il signor Marcus, sono stato molto critico. Perché? Perché Marcus è un attaccante che doveva fare meglio, e nelle ultime partite ha risposto presente, prima con e adesso senza Lautaro Martinez. Un altro gol importante stasera, si fa trovare al posto giusto, ma non parlerei solo di gol, parlerei di contributo, e mi è piaciuta la coppia Lautaro Pio Esposito. Pio comunque fa delle giocate da attaccante che Lautaro Pio Esposito. No, Thuram Pio Esposito. Hai detto Lautaro. Vabbè, mi è piaciuta la coppia, scusate, Pio Thuram. Non la so, è come se Pio lo associassi automaticamente a Lautaro. No, mi è piaciuto, secondo me hanno lavorato bene. Un altro giocatore che era un po' finito si era un po' estraniato per performance ultimamente era Di Marco. Stiamo parlando di un giocatore con quello di stasera ha siglato 16 assist, è una stagione clamorosa quella di Di Marco, ma talmente clamorosa che infatti uno quasi se lo dimentica perché si ricorda le ultime uscite, ma è un giocatore devastante, ha servito quella palla e mica soltanto quella per il vantaggio, e poi su tutti, forse il giocatore che
sì, indubbiamente forse il più non contestato, ma il più questionato, come si dice, no? Punto interrogativo grande sul suo operato, Barella. Barella è tornato a segnare, prima neanche ci provava e qualcuno dirà sì, ma non è mai stato un centrocampista da tanti gol, però il suo apporto lo dava anche sotto quell'aspetto. Poi lo vedo non più intraprendente, perché non è mai venuto, però più sciolto, più sciolto. E quindi questi sono i giocatori che ho voluto citare, ma ovviamente andrebbero citate tutti. Stasera è bello vedere i due fratelli a confronto. Sì, sì, sì. Qualcuno dirà, sì, ma anche stasera magari il primo tempo, però è vero che l'Inter tra il primo e il secondo tempo ha sempre cambiato marcia. Stasera col Como, con la Roma, quindi secondo me è un contributo, come diceva anche Stramaccioni in telecronaca, un contributo forse in tal senso l'ha dato anche Chivo, no? Con alcuni richiami. Sì, perché noi spesso, vedi, però Chivu alla fine, come dicevamo, a inizio stagione cosa doveva fare? Doveva sbloccare questa squadra e ci è riuscito con una prima parte di stagione incredibile. Nel momento delicato e decisivo, comunque, secondo me ha trovato nuovamente la chiave dal punto di vista mentale. Quindi, ancora una volta, io mi sentirei di dare i meriti anche a Christian Chivu. È un Inter che vincerà il tricolore. Ecco, possiamo dirlo. Sì? Lo dici? Manina, sì o no? Ancora è presto. Sì, ancora è presto. Non scherziamo. E per un Inter che... 7 punti. No, che 7 punti? Sì, ok. No. Per un Inter che è in testa al comando a 12 punti, a proposito di punti, momentaneamente sul Napoli, il Como che oggi guardavo la partita, ovviamente la guardavamo, nel momento decisivo, no? Mi collego al percorso che ha fatto l'Inter in queste ultime 3 gare, percorso inverso per il Como, perché quando pesa, quando senti più pressione, quando poi è davvero lì che ti vai a decidere la stagione, questo è il momento che ti decide la stagione. Ogni partita ha un peso diverso, ogni partita, ogni situazione cambia, senti appunto una responsabilità superiore. E Udinese, dove non è stata una bellissima partita, anzi molto brutta, pochissimo ha creato il Como, io ricordo solo l'occasione di Voivoda. Poi l'altra partita con l'Inter, appunto, dove è vero hanno giocato un ottimo primo tempo, ma in realtà la prima mezz'ora è stata veramente una roba sterile, e dopo hanno avuto un quarto d'ora sì, di ottimo livello, ma un altro secondo tempo brutto. E oggi col Sassuolo male. È vero che ancora una volta magari si sono fatti trovare tra virgolette impreparati, come ha detto Fabregas. Il Sassuolo ha sempre giocato a viso aperto, e oggi invece hanno schierato una difesa, un blocco basso. Però tu te lo devi aspettare, ormai il Como ormai non è la rivelazione di inizio stagione, no, il Como è una squadra che, per quello che ci ha fatto vedere, stava meritando di andare in Champions, stava ottenendo un quarto posto meritato sul campo, senza alcun regalo da fonte esterna, no? E nel momento decisivo, quindi tu devi continuare a martellare, invece secondo me un po' il peso si sente. Anche oggi è una prestazione non da Como, prestazione brutta, ragazzi, prestazione brutta sia per i gol che subisci, con due passaggi filtranti ti arrivano in porta. E poi Sassuolo ha anche qualità, e se gli dai spazio ti fanno male, perché sono bravi. Vedi Matic che anziché passaggini, Matic verticale per chi è Lorientè, verticale per Zola, mi pare. Qual è? Mi pare di sì, verticale. Comunque 2 tiri ti arrivano in porta. Inizio gara, pronti via, subito l'occasione del Sassuolo. L'altro gol, aspetta, uno me lo perdo. Qual era? Quello di Volpato, bellissimo il gol di Volpato. Ma anche lì
cambi di fronte, ti arrivano con una velocità incredibile, quindi la fase difensiva del Como, che abbiamo sempre detto miglior difesa, da oggi non lo sono più, anzi lo sono, se non sbaglio, a pari merito con Roma e Milan, mi pare, se non, chiedo scusa ragazzi, sono messo male stasera, e quindi, ma non è neanche quello quanto, ripeto, l'indice di pericolosità basso. Il Como ha sempre avuto facilità comunque nel proporsi, invece tanta fatica, tantissima fatica. Bello il gol di Nico Paz, tra l'altro di testa, che è un inedito, un'esclusiva se vogliamo. Ma poi nel secondo tempo c'è stato quel sempre Nico Paz, uno dei, se non il più propositivo. Stop, poca roba. Ripeto, il peso della responsabilità nel momento decisivo, l'esperienza, vedete un po', no? Come cambia quando devi vincere per andare in Champions, quando sei vicino all'obiettivo, quando, ripeto, non sei più vista come la rivelazione, ma possono farlo, quando quasi diventa non obbligo, certamente non è obbligato il Como, non era obbligato, non lo è, ma quando senti la responsabilità che puoi farci, quando tu dici no, adesso dipende più da me che dagli altri, ecco, lì ti cambia tutto, quindi da questo punto di vista nelle ultime 3 partite ho visto un Como non all'altezza per andare in Champions, che totalmente in controtendenza a quello che avevo visto dalla prima giornata a prima delle ultime 3. Vediamo quello che succede. Certo è che è una mazzata anche oggi, secondo me. Complimenti comunque al Sassuolo, ha fatto una grande gara, grande giocate, l'ho intesa, Zola, belle cose. Ripeto, bravi. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate sotto nei commenti. Un grande abbraccio, vinceremo. Abbraccioni.